E rieccoci la mattina seguente, stiamo in attesa del nostro giro per i quad. Mi sa tanto che non avendo mai guidato un quad, qui hanno tutti quanti giustamente entrambe le mani sul manubrio, quindi forse non riuscirò a riprendere, che è un peccatissimo. Non so se riuscite a sentirmi, sono tutto imbacuccato. Devo dire, esperienza entusiasmante il giusto. Io non avevo mai guidato il quad e penso che ne comprerò una a casa. No, scherzo. Ah, ho le luci di posizione rotta. È l'ora della prima merenda. No, è miele. Miele? Sì. E anche il teino, ormai abbiamo smesso di contarli. Tutto molto bello, ma che palle tutti sti motorini. Market. And otherwise, if you
Per il momento direi che pensavo molto peggio, non sono così insistenti, anzi devi proprio incrociare lo sguardo con i negozianti qui alla destra e alla sinistra, però ce ne sono veramente tantissimi e secondo me il loro problema è che vendono tutti la stessa cosa sostanzialmente, quindi alla fine la gente si limita a passeggiare. Comunque a breve arriveremo in piazza, dovrebbe essere molto molto vicino, forse questa qui, forse questa qui. È comunque bella grandicella. Ok, ci siamo. Ecco la famosissima piazza di Marrakesh. La piazza di Jamal Fna. Oddio, serpentelli! Oddio! Ok, la percentuale di molestia si è alzata incredibilmente. Ah, qui c'è anche quello della scimmia. Fuggite, sciocchi! La regola d'oro, e forse anche l'unica regola, è importante non fermarsi. Chi si ferma è perduto, letteralmente. Andiamo a rifugiarci nel parchetto. Dunque siamo arrivati al momento fatidico, anche questa volta siamo arrivati a fine viaggio illesi. Volevo riassumere qui alcune piccole considerazioni che abbiamo fatto durante questa settimana di viaggio in Marocco. In sostanza l'abbiamo visitato quasi tutto, a partire da Fez, siamo stati a Tangeri, poi quindi al nord, siamo scesi giù, abbiamo fatto Casablanca, Rabat, Marrakesh e poi siamo rientrati dall'aeroporto di Fez. Abbiamo noleggiato un'auto quasi per tutto il tempo e qui c'è già una prima considerazione, ovvero ci sono tantissimi posti di blocco lungo le strade e anche in prossimità dei pedaggi delle autostrade marocchine. E appunto proprio uno di queste decine di posti di blocco che abbiamo incrociato durante il nostro viaggio abbiamo anche ricevuto una multa che andando comunque a confrontarci con i local del posto che abbiamo conosciuto in questi ultimi giorni potrebbe essere anche una multa fasulla. Fortunatamente l'importo era abbastanza esiguo e abbiamo pagato in cash al momento, cosa che è un po' anomala, però appunto è quello che ci fa pensare alla truffa maggiormente. Ma l'importante è che non abbiamo perso ulteriormente tempo perché le distanze si facevano sentire, le strade erano lunghe non tanto per la distanza in sé ma per il tempo percorso da ogni città. Questo perché il limite di velocità è piuttosto basso, addirittura in autostrada è un massimo di 120 km/h, mentre nelle strade urbane
si aggira intorno ai 40-60 km/h. Però ecco, bisogna dire che è un limite abbastanza rispettato dai marocchini stessi, quindi questo sicuramente, per quanto non sappiano guidare effettivamente bene, perché le rotonde loro se le hanno, ma la precedenza non la rispettano mai, anche magari non rispettano i colori dei semafori, però questo sicuramente è rispettato. Poi rimanendo sulla strada c'è soprattutto il discorso a me viene da chiamare queste persone randagi, anche perché ce ne sono state tantissime, ne abbiamo incrociate tantissime lungo il nostro cammino, e sono persone che vagano nel nulla, non solo sulle strade urbane ma addirittura sulle autostrade, ed è veramente ambiguo e inusuale dagli occhi di un europeo appunto vedere queste scene. Ne abbiamo visti veramente tanti. Poi una volta a destinazione hai l'esigenza di parcheggiare l'auto ed è sempre lì che ti aspetta il caro buon vecchio parcheggiatore abusivo, cosa che in Italia è sempre più raro, ma lì è molto frequente, praticamente è un mezzo lavoro ufficiale addirittura. Invece per quanto riguarda il cibo non abbiamo mangiato male, però a mio avviso la scelta di piatti tipici culinari marocchini era abbastanza povera, soprattutto mi riferisco a quella che si può trovare nei ristoranti, cosa che magari si può appunto estendere se si ha un amico, un collega con cui viaggiare appunto in terra marocchina che può fare da guida e quindi assaporare di più questo aspetto culinario marocchino, perché immagino che in una situazione un po' più intima, familiare, si ha la possibilità appunto di fare esperienze molto più tipiche marocchine, mentre preparatevi per levare un bel po' di cash a seconda appunto di quanto prevedete di viaggiare in Marocco, perché qui le strutture sostanzialmente accettano solo cash, al netto poi di vari alloggi che si possono prenotare online, però addirittura anche l'autostrada è pagabile solo tramite contanti. Non abbiamo provato con la carta, però effettivamente doveva esserci un problema, e quindi funzionanti solo con le carte di credito e debito marocchine. E in ultimo un'altra cosa degna di nota è l'insistenza del marocchino tipico mercante che cerca di venderti la qualunque ad un prezzo maggiorato, ma questa è una cosa molto tipica loro, tradizionale, che comunque è da provare, uno se lo aspetta anche in terra marocchina, che non preferisco comunque. Tante volte mi sono sentito preso in giro, truffato, però bisogna prenderne atto, e così niente di nuovo purtroppo, però ti fa il callo poi a un certo punto. Quindi finisce qui anche questo viaggio e un saluto alla prossima, ciao!